Salve a tutti, bentrovati. In questo video oggi faccio un tutorial un po' estremo, se possiamo così dire, perché si tratta di un intervento veramente microscopico di elettronica che rasenta l'orologeria, tanto è minuta l'operazione e l'oggetto coinvolto nell'intervento. Di cosa si tratta? Si tratta della riparazione che ovviamente solitamente non conviene assolutamente fare di questi micro tastini. Le vedete? Che possono essere anche più o meno lunghi, a volte hanno 4 poli come in questo caso, a volte ne hanno 2. Faccio vedere come si possono riparare. Ovviamente è un intervento, come stavo dicendo, che non ha senso, però nel mio caso mi vedo costretto a farlo per un semplice motivo che però vi spiegherò subito dopo la mia breve sigla. Allora, come dicevo, io sto cercando di restaurare un compattone della Kenwood degli anni 90, praticamente l'equivalente di un alluvionato. Vi risparmio le immagini, al limite ne posterò una, ma è assolutamente in condizioni allucinanti. Sono andato per step, quindi smontandolo come in fabbrica sto cercando di sistemare zona per zona. Sono partito dal piano basso dove c'è l'alimentatore e il gruppo ottico del CD, ovviamente devastato, che ho riportato a nuova vita. Intanto faccio vedere, credo di aver fatto un buon lavoro. Eccolo qua, era un blocco di ruggine. Il piatto sotto era un blocco di ruggine, qui non si vedeva neanche un componente, ovviamente non si apriva il cassetto, vediamo se la lente leggerà, eccetera, eccetera. L'alimentatore era un blocco di ruggine, questo per adesso è il lavoro e mi sembra stia venendo bene. Tornando al nostro intervento, io non so se l'oggetto funziona o funzionerà, quindi non ha senso investire dei soldi in componenti di ricambio, perché in questo caso sono parecchi. Tutti guasti, tutti ossidati internamente. E voglia di spruzzare spray e compagnia bella. Non funzionano, non funzionano. Vi faccio adesso un esempio con un tester in posizione corti. Eccolo qua, non so se si vede. Io prendo due poli, attacco qui, uno e uno, due, provo a premere il tasto e non dà segni di vita. Adesso lo metto in un altro pulsantino che io ho già riparato. Questi li ho riparati, ma adesso vi farò vedere nel dettaglio come. Vedete? Si accende la lucina e dà lo zero e questo funziona. L'ho riparato io, lo devo fare a tutti, lo devo fare a tutti. E adesso vi farò vedere cosa io faccio. Strumenti necessari: una sorta di bisturi, colla a caldo, ne serve una particolare. Io ad esempio ho trovato di questo tipo nero, è particolarmente adesiva e molto rigida una volta che è secca, e siccome è abbastanza rigida io userò un accendino per fare questo lavoro e adesso vi farò vedere il perché. Altra cosa, può far comodo se uno non ha una buona manualità o ha delle mani grandi, delle pinzettine di questo genere, due puntine. Io nel mio caso utilizzo queste, sono puntine da Dremel di levigatura da Dremel, una a punta e una con una base piatta, indispensabili. E questo ad esempio è un tastino che ho tolto, che non funziona, ne ho messo uno nuovo, anche se io su questi interverrò direttamente sulla scheda,
così rimangono anche più fermi, è un po' più facile lavorare, anche perché a dissaldare tutti diventa un lavoro abbastanza impegnativo. Ora vi faccio vedere come si agisce. Bisogna stare molto attenti perché è anche facile farsi del male. Allora, i tastini, cercherò di far vedere da molto vicino, sono fermati da una pressofusione di plastica, che è la stessa plastica della strutturina, da una guarnizione di metallo con un tastino di plastica, una lamella di rame sottostante e un'altra ancora più sotto che è collegata ovviamente ai poli. Adesso vi faccio vedere su uno di questi come si tagliano, spero si veda, che non è facile. Stando molto attenti, con la lametta vado a... eccolo qua, uno è saltato, 2, 3, facendo una leggera pressione, leggera, e 4. I 4 fermi sono saltati. A questo punto, sempre utilizzando questo con la punta su un lato in maniera molto delicata, vado a inserirmi sotto e mi verrà via, e prendo le pinzette per favorire la visione, mi verrà via la laminella con annesso tasto. Adesso uso le dita, eccolo qua. Tastino di plastica con annessa laminella. Rispettate il lato della laminella perché una parte ha un leggerissimo impercettibile segmento che tiene ancorata la plastica sottostante. Io preferisco toglierli e rimetterli nella stessa posizione. Fatto ciò, all'interno troviamo questo dischetto di rame. La parte superiore, ovvero sia il lato del tastino, lo troveremo del colore naturale. Nella parte sottostante lo troveremo particolarmente ossidato. Vedete, c'è un polo centrale e 2 laterali, non so se si riesce a vedere. Vedete, ce n'è uno centrale e poi uno laterale, e ce n'è uno laterale anche dalla parte di qua. Allora io con questo vado a fare una leggera sfregatura, leggerissima. Poi con quello a punta la vado a fare su quelli laterali, perché sono praticamente i contatti che permettono la chiusura del circuito. Allora gli diamo una grattatina, guardate, ecco, sotto lo vedete la laminella di rame? All'interno vedete c'è una macchietta scura? Ebbene, quella è l'ossidazione. Non ci sono liquidi che tenga, questa qui non funzionerà mai. Quindi la si prende, la si appoggia sul banco, la si tiene ferma o con questo arnese a punta o con un altro. Con quest'altro si fa una leggera levigatura all'interno, pulendola in maniera molto delicata, molto delicata. Più è sottile la smerigliatura, chiamiamola così, meglio sarà il contatto. Eccolo qua. Questo adesso è bello smerigliato, vedete? Rimane ancora leggermente il segno all'interno, però è assolutamente smerigliato. A questo punto lo mettiamo all'interno del pulsantino. Ovviamente la parte smerigliata verso il basso. Andiamo a riprendere il tastino, lo mettiamo al centro, prendiamo la griglia, la adagiamo sopra. Io preferisco lavorare con le mani. Ho la fortuna di avere una sensibilità e una manualità veramente fuori dal comune, credo di poter dire, senza offendere nessuno, ma la mia manualità l'hanno in pochi. Ok, e questo praticamente il gioco è fatto. Adesso arriva il bello. Come lo si blocca? Scordatevi
le colle a presa rapida, assolutamente no, sono troppo liquide, possono colare, anzi colano sicuramente dentro, bloccando il tasto. E anche se così non fosse, l'esalazione della stessa colla fa una patina biancastra che è una patina isolante, quindi non vanno assolutamente bene. Qui diventa un po' complicata la cosa, ma io riesco a farla tranquillamente, quindi magari qualcuno di voi può emularmi, comunque emulare la tecnica. Come? Prendo un piccolo arnesino che è da orologiaio, eccolo qua, scaldo con l'accendino un po' di colla a caldo, poco, ne prendo proprio un pizzico, un pizzichino, eccolo qua, una goccia. A questo punto io scaldo molto bene la colla e l'adagio lateralmente sul bordino tra il metallo e la plastica del componente. Ora ve la faccio vedere. Aspetto un secondo, c'è un baffetto con l'accendino, lo smorzo, eccolo lì. Ora ve lo farò vedere da vicino. Spero si veda, se no userò la lente, eccolo qua. Non so se si vede, ecco, vi faccio vedere la differenza. Questo è un tasto vergine naturale, questo è quello che ho incollato io, vedete? Sul bordino, sul metallo e un po' più sulla plastica. La stessa cosa la faccio su tutti e quattro i lati. Vado a riprendere un goccio di colla, veramente pochissima. Questa qui si presta bene anche con l'accendino. Potete usare volendo altre cose, però in questo modo l'incollaggio è pressoché immediato. Vado a scaldare di nuovo, lo metto su quest'altro bordo, eccolo qui, e voilà. Prendo accendino, colpettino, là. Ed è fermata anche sul secondo lato. Adesso lo faccio anche sul terzo. Vediamo se basta quella che c'ho sulla punta. Sì, è sufficiente. Ok, bel lavoro. Colpettino con l'accendino per il baffetto, eccolo là. Non ci sono pressioni di molle che spingono il tastino verso l'alto, quindi non servono grosse colle. Ecco, quando siete arrivati al secondo, terzo incollaggio, cominciate a provare con l'unghia se sentite ancora il click. In questo caso è perfetto. Adesso concludo l'incollaggio con l'ultimo goccio di colla. È un lavoro da orologiaio, ovviamente non ha senso farlo, non è un intervento fatto bene così, però io lo sto facendo perché non ho intenzione di acquistare tutti questi tastini di ricambio su un oggetto che forse non funzionerà, perché è praticamente un hi-fi alluvionato. Eccolo qua. Se volete essere ancora più precisi, mentre la colla è calda oppure scaldando tipo un cacciavitino di questo genere, la parte superiore la potete andare ad appiattire come sto facendo io. Vedete di profilo? Non so se si vede. Vedete com'è tutto preciso? Eccolo qua, l'ho appena riparato. Questo non salta, questo non salta. Adesso andiamo a fare la prova per vedere se funziona. Mettiamo di nuovo corto, tic tic, vediamo se riesco a tenere fermi i morsetti. Avete visto? Riparazione effettuata. Questo tastino qui adesso funziona correttamente. Faccio vedere di profilo. Eccolo qua. Tasto perfettamente riparato.
l'ossidazione sarà difficile che ci vada dentro. Ecco perché sconsiglio anche di mettere degli unguenti dentro, dei lubrificanti, perché rischiate di ungere il bordo esterno e quindi di non far aggrappare la colla, che ne serve veramente pochissima. Potete scegliere la nera, bianca, come credete, l'importante è che abbia un bel potere aggrappante. E questo è quanto. Spero di avervi fatto imparare o di avervi fatto vedere una cosa nuova. Ribadisco, non è un intervento tecnico professionale adeguato a un intervento di riparazione, ma sono tantissimi e su un oggetto che non so se funzionerà non ha senso andarli a sostituire tutti. Vanno dissaldati tutti, hanno comunque un costo, diventa un lavorone. Avete visto? In 5 minuti se ne ripara uno, ma anche in meno. Io ho una notevole manualità, lo dico sempre. Mi porta a non spendere soldi e a riutilizzare un tasto perfettamente. Vi posso garantire, ho già fatto in passato degli interventi così, non c'è rischio di problematiche. Va avanti perché non ci sono molle che spingono il tasto verso l'esterno. Quindi questo ormai è saldato, non si muove più. Non si muove più. E questo è quanto. Spero di aver fatto cosa gradita a creare questo video. Se volete ulteriori informazioni, commentate il video e io cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se soddisfatti di questo mio tutorial, fatemelo capire con un like, che mi fa sempre piacere. Se vi volete registrare al mio canale, mi fate sicuramente piacere. E vi rimando al mio prossimo video, che vi dico già anticipatamente che tratterà una sorta di guida definitiva sull'acquisto di piccoli deumidificatori da casa. Ne ho provati diversi e vi do le dritte su cosa comprare, quali sono quelli più adatti per alcuni ambienti rispetto ad altri, il loro reale consumo e altre piccole indicazioni che spero troverete utili. Io per adesso vi saluto e vi rimando al mio prossimo video. Ciao ciao!